Carlos Castaneda incontra Armando Torres. Non servono maestri. No hacen falta maestros. There is no need for teachers. Il testo è tratto dal volume Contri con il Nagual, conversazioni con Carlos Castaneda di Armando Torres, parte 2, sezione 2, l'opportunità minima e non servono maestri, parte 3, finale del capitolo Il compito dei veggenti attuali. Attenzione! Le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola senza censure o adattamenti. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. Introduzione. Per anni sulla nostra pagina Facebook siamo stati contattati insistentemente da utenti che, non conoscendo i volumi di Castaneda o avendo letto parzialmente e piuttosto superficialmente alcune parti, chiedevano di essere indirizzati verso un insegnante fidato. Insomma, volevano la dritta buona, la scorciatoia. Effettivamente nel web si possono trovare dei corsi a riguardo, ma la nostra pagina era stata creata con l'intento di essere un luogo virtuale di libero scambio di conoscenza e quindi abbiamo scelto di non fare spam a nessuno. E inoltre, ed è questa la parte più importante, per quanto riguarda il nagualesimo, le cose non funzionano alla maniera tradizionale. In parole dirette, pagando un corso non si è salvi. Esistono 3 elementi importanti da tenere a mente: l'offerta che l'intento di un aspirante guerriero dovrebbe fare all'espiritu, cioè allo spirito, la massificazione della conoscenza e i lignaggi. Che cosa vuol dire? Significa che bisogna raggiungere un'opportunità minima, cioè una grossa parte del percorso è necessario farla da soli, studiando le pubblicazioni già presenti e praticando quanto descritto al meglio delle proprie possibilità. Ma vediamo insieme le esatte parole lasciate da Carlos a Torres. La oportunidad mínima, ovvero l'opportunità minima. In una conferenza in cui Carlos ci stava spiegando i metodi dei naguales per aiutare i propri apprendisti, uno dei presenti, interrompendolo, gli sbatté in faccia. Carlos, dici sempre che senza il nagual non c'è libertà, ma tu hai avuto un maestro. Cosa possiamo fare noi che non abbiamo avuto questa sorte? Lui esplose. Non è vero. Avete tutte le informazioni necessarie. Cosa volete di più? Vi aspettate di ricevere tutto gratuitamente senza alcuno sforzo? Se pensate che qualcun altro farà il lavoro per voi, están jodidos! Siete fottuti! In tono di rimprovero si fece beffe della pigrizia umana che ci porta ad aspettare che siano gli altri a fare le cose per poi approfittarne il più possibile. Classificò questa propensione come l'antitesi di condotta del guerriero. Tutto ciò di cui un uomo ha bisogno è l'opportunità minima di essere consapevole delle possibilità scoperte dagli stregoni. Un guerriero non si aspetta che venga qualcuno a prenderlo alle patè nel trasero para moverse, a calci in culo per muoversi. Si fa avanti e dice: posso.
io posso farlo da solo. No hacen falta maestros, non servono maestri. In un'altra occasione gli chiesi: Carlos, che cosa determina che un uomo comune abbia accesso alla conoscenza degli stregoni? L'intento, mi rispose. L'intento dell'uomo deve fare un'offerta allo spirito e questo deve accettarla, mettendo i mezzi di evoluzione sulla sua strada. In tempi passati, l'unico mezzo disponibile era essere indirizzato direttamente verso un Nagual. Oggigiorno l'uomo comune ha la possibilità di orientarsi attraverso le pubblicazioni. Per tentare l'accesso al mondo degli stregoni bisogna essere preparati. Un incontro imprevisto con il potere non porterà a nulla, tranne uno spavento brutale per il cercatore, che da lì giurerà che la brujeria, la stregoneria, è opera del demonio, oppure che tutto questo è pura falsità. Ma una preparazione mal condotta, che promuove l'importanza personale piuttosto che aumentare l'asombro, lo stupore e il desiderio di imparare, si converte in un ostacolo quasi totale per l'apprendista. Chi arriva al Nagual saturato di credenze su quasi tutto non ha nessuna opportunità per andare avanti. Pertanto, il seguente requisito per porsi nel cammino della conoscenza è la più profonda onestà. Bisogna svuotare il porto per far arrivare la nave, riconoscendo che, in fondo, non sappiamo nulla. Una volta raggiunto quel grado di preparazione, è questione di sorte. Lo spirito determina chi sarà scelto e chi no. La risposta dello spirito è imperscrutabile, avviene in modo inaspettato e in termini tali che sono quasi sempre incomprensibili alla ragione. Da parte nostra, dobbiamo solo essere attenti ai segnali, collocandoci deliberatamente sul loro cammino. Quando l'intento dell'uomo suggella un'alleanza con lo spirito, è inevitabile che il maestro appaia. Chiesi se il Nagual poteva essere considerato un maestro sullo stile degli insegnanti orientali. No, non c'è comparazione per una ragione molto semplice. Un Nagual non sceglie mai i suoi apprendisti. È lo spirito che determina attraverso presagi chi può e chi non può essere parte di un lignaggio. Un vero maestro è un guerriero impeccabile che ha perso la forma umana e ha un vincolo molto chiaro con l'astratto, quindi non accetta volontari. I sistemi di insegnamento basati sul desiderio spontaneo del ricercatore non vanno lontano, non sono orientati verso la realizzazione, ma verso gli interessi dell'ego. Tutto ciò che fanno i seguaci è imitare e questo non porta a nulla, pertanto non servono maestri. Dopo anni di apprendistato, mi sono convinto che l'unica cosa che si richiede a un ricercatore è l'opportunità di essere consapevole delle proprie possibilità e di impegnarsi a riguardo alla morte con il suo proposito. Osservai che le sue affermazioni erano contraddittorie con i suoi continui riferimenti al fatto che, senza Don Juan, non avrebbe ottenuto nulla. Replicò: Los brujos
Gli stregoni stabiliscono una sostanziale differenza tra i concetti di guida spirituale e maestro Nagual. Una cosa è un individuo che diventa un professionista nel dirigere greggi e un'altra cosa è un guerriero impeccabile che sa che il suo ruolo si riduce a servire da collegamento con lo spirito. Il primo ti dirà quello che vuoi sentire e ti darà i miracoli che vuoi vedere, perché gli interessi come accolito, mentre il secondo sarà guidato dai comandi di un potere impersonale. Il suo aiuto non è altruista, ma un modo per ripagare il suo vecchio debito con lo spirito dell'uomo. Il Nagual non è un tipo benevolo, non viene per compiacerci, ma per svegliarci, e lo farà a bastonate se è necessario, perché non sente compassione. Intervenendo nella vita del suo apprendista, egli può produrre una tale condizione di agitazione nel suo interiore che la sua energia latente si mette in azione. Ciò che ci si aspetta da te è che dici a coloro che ti circondano: siete liberi, potete volare da soli, avete le informazioni necessarie, che cosa state aspettando? Agite in modo impeccabile e vedrete come l'energia trova una via. Avvertiti tutti che con il culmine del lignaggio di Don Juan la conoscenza è completamente aperta. Ogni guerriero è responsabile di se stesso e può procurarsi la minima opportunità, che è quella di organizzare il proprio gruppo. Il video non è terminato. Segue la nostra recensione. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Abbiamo scelto volutamente questo testo molto forte e provocatorio per scuotere molti di quelli che si rivolgono a noi alla ricerca di un maestro senza sapere che non hanno nessuna probabilità di trovarlo se non raggiungono un'opportunità minima. E quando viene spiegato che questo vuol dire semplicemente mettersi a studiare da soli tutte le pubblicazioni, praticare e cambiare la propria vita in base a ciò, la maggior parte delle volte si voltano e si allontanano. E se ci va male ci insultano. Ma analizziamo con più accuratezza queste citazioni per cogliere tutti gli utilissimi dettagli che ci fornisce Carlos. Per prima cosa, lo ripeto per chi non ha visto gli altri video con testi tratti da incontri con il Nagual di Armando Torres, qui siamo di fronte a un anziano Castaneda, un vero maestro Nagual. Il giovane Carlitos, insicuro ed esasperatamente razionale, è solo un ricordo. È mutato perfino nel linguaggio, sa essere un relatore mordace, ironico e perfino volgare quando è necessario per scuotere il pubblico. Lo studioso formale e puntiglioso che faceva continuamente domande non c'è più. Al suo posto abbiamo una sorta di versione di Don Juan. Non si tratta di pura imitazione e non è casuale. Tutti gli apprendisti prendono la forma del proprio insegnante. Fa parte della regola dei lignaggi. Carlos, dici sempre che senza il Nagual non c'è libertà, ma tu hai avuto un maestro. Cosa possiamo fare noi che non abbiamo avuto questa sorte? Questa
È la domanda che ognuno di noi avrebbe voluto porre a Castaneda almeno una volta, in particolare in momenti di crisi e scoraggiamento. Qui la sua reazione è intransigente, bisogna raggiungere l'opportunità minima da soli. Ritiene che sia stato reso pubblico tutto quello che serve per arrivare ad avere una preparazione di base. Anche qui spiego brevemente per chi non lo sa. Carlos non è un Nagual comune, ha una configurazione energetica a 3 quadranti o scomparti invece che 4, come i suoi predecessori. Questo fu considerato un presagio. Il lignaggio di Don Juan terminava con lui. Inoltre significava che la conoscenza andava divulgata, ovvero massificata e non tenuta segreta ed esclusiva, anche per rendere più fluido lo spostamento del punto di unione o punto d'encaje. Che vuol dire questo? Che non servono maestri per ottenere l'opportunità minima. Ma l'opportunità minima per cosa? Andiamo ad analizzare meglio. Numero 1. Un uomo comune può aspirare alla conoscenza degli stregoni? Sì. L'intento dell'uomo deve fare un'offerta allo spirito e questo deve accettarla, mettendo i mezzi di evoluzione sulla sua strada. Se viene accettata, si ha un debito da pagare. Chiariamo, non sempre si tratta di pagare in moneta, in denaro, qualcuno affinché ti insegni qualcosa. Il debito è con l'intento, quindi le forme per restituire le possibilità ricevute possono essere altre. Ma voi l'avete fatta questa offerta? Vi faccio un esempio. Personalmente feci questa azione quando ero piuttosto giovane, in maniera abbastanza inconsapevole. Scrissi una specie di lettera e, se ci penso, mi viene da ridere per la mia ingenuità, e andai vicino al pozzo della casa di campagna dove vivevo e lessi solennemente la richiesta di essere ammessa tra gli uomini di conoscenza. Poco dopo qualcosa mi accecò gli occhi per un lungo istante. Era una sorta di lampeggio, una luce. Veniva dall'alto, da sopra un vecchio palo di legno del telefono. Non so se fu suggestione, ma lo presi per un segno, un presagio, come avrebbe detto Don Juan. Pochi giorni dopo mi ritrovai in ospedale e stavo malissimo, con terribili dolori addominali. Sì, da lì presi consapevolezza degli squilibri che affliggevano il mio corpo e come risolverli in maniera naturale. Infatti, avere una buona salute assicura maggiore energia. Imparai ad affidarmi sempre di meno a qualcun altro e come prendermi cura di me stessa. Con il tempo, a mano la mia vita cambiò. Mi accaddero eventi non sempre positivi, ma che mi mettevano in contatto con luoghi, persone o semplici informazioni che Castaneda chiama mezzi di evoluzione messi a disposizione dall'intento. Sì, incontrai anche degli individui esperti in alcune materie. Pensavo fossero dei maestri, per esempio quelli di arti marziali, ma non era corretto. Appresi dunque da loro quello che mi poteva essere utile e andai avanti. Un maestro Nagual è diverso, ma proseguiamo con la spiegazione. Chi arriva al Nagual saturato di credenze su quasi tutto non ha nessuna opportunità per andare avanti.
Vorrei incorniciare queste parole. Questa frase sintetizza perfettamente quello che ripetiamo sempre quando nei commenti abbiamo utenti che cercano di conciliare tutte insieme una matassa di dottrine, filosofie e credenze, incoraggiati da studiosi che nel web promuovono sincretismi alquanto improbabili. Bisogna avere l'onestà di avvicinarsi alla conoscenza proposta dagli sciamani senza preconcetti o confusionari sincretismi. Qui si fa l'esempio di un porto sgombero per far attraccare la nave. In base all'esperienza posso affermare che ciò sia dovuto al non voler abbandonare i modelli inculcati fin dalla giovinezza, sia a livello dell'educazione familiare, sociale e scolastica. In particolare voglio mettervi in guardia da autori o guide New Age. Alcune delle parole chiave per riconoscerli sono le seguenti. La parola amore, ripetuta compulsivamente anche fuori contesto, vibrazioni positive, luce, luminoso, buono, al di là meravigliosi e dimensioni dai vari nomi, esseri di luce, buonissimi e bellissimi, che ti proteggono. Insomma, tutto ciò che scarta la parte negativa. Vi ricordo che Don Juan non riconosce dualismi. Molti di costoro per anni hanno sfruttato il nome di Castaneda, deformando il significato dei suoi scritti per adattarlo a dottrine omnicomprensive. Che vuol dire? Dottrine accomodanti che abbracciano un po' tutte le filosofie e le religioni tradizionali, in modo da includere tutti i gusti e non si sia costretti a negare la validità della propria formazione di base e abitudini anche mentali. È una manipolazione. Come risposi una volta ad un utente che proponeva una cosmogonia e una genesi tradizionali e che si sforzava a tutti i costi di conciliare con quanto riportato dagli sciamani dell'antico Messico. Se Castaneda non ti soddisfa, vai altrove. Non si può deformare un testo perché non si adatta alle filosofie e alle credenze del mondo occidentale. Ci sono stati quelli che ci hanno accusati di dogmatismo, ma ciò non ha alcun significato in un contesto in cui si ha come scopo principale quello di tradurre e ricostruire dei testi per riportarli ad uno stato originario, togliendo censure e interpretazioni erronee dovute proprio in parte a causa di pregiudizi e a credenze soggettive. Tornando all'opportunità minima, tra tutti i praticanti che riescono a raggiungere il livello che Castaneda chiama l'opportunità minima, lo spirito determina chi può o non può far parte di un lignaggio. Si tratta di una questione di sorte, la suerte o di fortuna. State attenti qui e non vi confondete come molti fanno di solito. Castaneda sembra contraddirsi dicendo che non c'è bisogno di maestri, ma che in realtà c'è un maestro, il maestro Nagual. Sarà lui a trovare un individuo tra tutti quelli che hanno raggiunto l'opportunità minima e lo farà per costruire un proprio gruppo, in base ai presagi dell'intento e dell'espiritu, e non per sua scelta personale. Il maestro Nagual non va confuso né con i maestri orientali, presso i quali ci si presenta volontariamente e si chiede di essere addestrati, né una guida spirituale specializzata nel gestire greggi e dirti le parole che vuoi sentire e darti i miracoli che vuoi vedere. Questi sono i motivi per i quali abbiamo sempre risposto anche in privato
che non si può indicare ad un altro da quale insegnante andare, perché non ti puoi presentare volontariamente ad un Nagual, ammesso che se ne conosca l'identità. Nonostante ciò, per raggiungere l'opportunità minima, ritengo in ogni caso utile confrontarsi con altri che fanno un percorso simile, in maniera sincera ed onesta. Se si trova un altro che ne sa più di te o ha più esperienza pratica sull'argomento e manifesta la volontà di condividerla, si può anche frequentare il suo corso o semplicemente guardare un suo video o leggere il suo libro o un articolo, ma con la consapevolezza che non si tratta di un maestro Nagual, ma solo di un esperto. E che vuol dire? Vuol dire che non potrai fermarti, che si tratta di una tappa, che per raggiungere il livello necessario dovrai per la maggior parte del tempo a disposizione formartelo in solitudine con tutti i dubbi e il peso che essi comportano. Chiariti questi punti, c'è la parte finale, quella che personalmente ritengo la più pericolosa da rivelare a persone con una mente instabile, suggestionabile o nel peggiore dei casi capace di ingannare e manipolare gli altri. Avvertiti tutti che con il culmine del lignaggio di Don Juan la conoscenza è completamente aperta. Ogni guerriero è responsabile di se stesso e può procurarsi la minima opportunità, che è quella di organizzare il proprio gruppo. Allora, queste parole vanno maneggiate con molta cautela. Castaneda, attraverso Torres, che gli era stato indicato dal presagio di un vento fortissimo, ha divulgato che la conoscenza è ora aperta, libera per chi vuole e che un individuo può da solo autoriconoscersi come un Nagual e, seguendo i segnali dello spirito e dell'intento, organizzare un proprio gruppo. Le persone che si prefiggono una tale impresa possono autoaddestrarsi attraverso le pubblicazioni e raggiungere l'opportunità minima di essere scelti. Il testo sottintende che più ci si impegna nel raggiungimento della conoscenza e più si hanno possibilità rispetto ad altri di essere indicati. Ovviamente non è la promessa della salvezza per tutti, non vi confondete. Solo pochi possono essere scelti in base ad un giudizio impersonale che nessuno può corrompere. Se si agisce impeccabilmente, allora l'energia trova una via per manifestare percorsi, eventi e persone. La grande novità qui è la possibilità aperta da Carlos per tutte le persone che spontaneamente possono tentare di creare un gruppo senza essere stati scelti da uno dei lignaggi tradizionali originari dell'America Latina. La linea di Don Juan, infatti, veniva da un gruppo di lignaggi che furono iniziati tutti insieme nello stesso modo e momento, ma si separarono senza mai incontrarsi, per motivazioni che comprendono anche la possibilità di essere perseguitati e uccisi. Nell'attuale momento storico si può parlare liberamente di queste materie senza rischiare la vita. Al massimo si viene ridicolizzati, ma è per questo che individualmente è possibile la pratica e raggiungere comunque dei risultati. Per ora mi fermo qui, ma
Per la delicatezza dell'argomento ho intenzione di trattarlo in seguito più nello specifico. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Dopo molto tempo e dopo aver meditato a lungo, abbiamo deciso di toccare l'argomento dei maestri. Siamo consci che vi saranno molte manifestazioni di disapprovazione, ma è un punto necessario da chiarire, soprattutto perché, nella visione di questo tipo di sciamanesimo, le modalità con cui la conoscenza viene tramandata differiscono anche sensibilmente da quello che comunemente si pensa. Volevo, in questo mio commento, invitare a riflettere su 2 punti. In cosa consiste per un brujo l'atto di trasmettere la conoscenza appresa e in cosa consiste raggiungere ciò che Castaneda chiama l'opportunità minima. In altre visioni, il maestro ha la responsabilità di trovare qualcuno che prenda il suo posto e continui e possibilmente perfezioni l'operato suo e di chi lo ha preceduto. Egli ha, per così dire, il compito di preservare e far crescere attraverso le sue decisioni il sapere di cui è depositario. In questa forma di sciamanesimo, invece, il Nagual assorbe a questo compito esclusivamente come atto di ripagare il suo debito verso lo spirito per ciò che ha ricevuto. È lo spirito a decidere la direzione e a chi spetta accedere alla conoscenza. Il Nagual è un mero esecutore anche quando si trova di fronte a scelte razionalmente inconcepibili. Egli si limita a seguire ed eseguire le decisioni dello spirito, non sta a lui giudicare. Facendo dei raffronti, un maestro spirituale tradizionale, come viene concepito comunemente, non avrebbe preso neanche in considerazione, ad esempio, l'imperterrito donnaiolo Don Julián. Difficilmente avrebbe pensato di interrompere la tradizione dell'appartenenza al proprio gruppo etnico, scegliendo il marinaio cinese Don Luhan. Non parliamo poi di decretare la morte del proprio lignaggio, designando Castaneda, energeticamente impossibilitato a portare avanti l'insegnamento. Per un brujo, invece, conta solo il suo procedere verso la libertà. Una forza impersonale lo guida verso di essa dandogliene la possibilità. La stessa forza impersonale, per permettergli di proseguire, indica degli individui a cui deve essere insegnato. Il brujo assolve il suo compito ed è libero di continuare il suo cammino. Sostanzialmente, chi verrà dopo di lui non lo riguarda. Tutto tremendamente limpido, privo di attaccamenti e di importanza personale. Detto questo, poniamo ora l'accento su quella che Castaneda chiama l'opportunità minima. Come detto prima, in un sistema dove non è il brujo a scegliere ma lo spirito, non ha granché significato il proporsi a qualcuno, semplicemente perché non è questo qualcuno a decidere a chi insegnare. Egli interpreta solo dei segni. Il primo passo, perciò, per chi desidera intraprendere questo tipo di strada, è appunto di chiedere all'intento la possibilità di percorrerla. Faccio notare che questo livello minimo, se così lo vogliamo chiamare, non è assolutamente basso, anzi è richiesta già una buona padronanza e comprensione di questo mondo. Castaneda ha lasciato, per chi è disposto ad affrontare il lavoro richiesto, tutto il sapere necessario per raggiungere tale livello. Lo scopo è aumentare la consapevolezza e il potere personale. Siate consapevoli che se lo spirito dovesse mettere sulla vostra strada possibilità in questa nuova direzione, esse si richiuderanno se continuerete per il percorso del ragionevole modo comune. Siano esse passioni, soldi, la parola di chi vi è intorno, l'educazione familiare di mamma e papà
il lavoro, la carriera e il successo, la famiglia e i figli. Quando l'occasione dello spirito si apre, occorre seguire quella. Qualsiasi forma prenda questa opportunità e qualsiasi rinuncia venga richiesta per percorrerla. La strada è individuale, nessuno è al posto vostro. Valutate le cose in prima persona, studiate, sperimentate e praticate direttamente gli insegnamenti. Se funzionano bene, se non funzionano passate oltre. Che sia la vostra esperienza, non il racconto delle esperienze di altri. Gli scritti originali ci sono e sono disponibili. Lavorate voi con essi e su di essi. Invece di prendere immediatamente per buone le parole di uno sconosciuto su un blog che vi dice che i libri di Castaneda sono validi fino a Viaggio a Ixtlan, valutate voi se ciò è vero e queste parole meritano ascolto, oppure se chi lo afferma è solo qualcuno in preda a un'importanza personale delirante, qualcuno che in anni e anni di pratica non si è accorto che tutti i 12 libri sono mal tradotti e distorti, anche i primi 3 che gli piacciono tanto, e non gli è venuta la curiosità di leggere, prima di azzardare giudizi, le esatte parole che veramente Castaneda ha lasciato. Se valutate che sia il secondo caso, a voi fare di meglio e di imparare a sviluppare un controllo migliore di questo individuo. Valutate voi stessi sempre, con attenzione e con ordine, anche se costa lavoro. Se decidete di intraprendere questa strada, in realtà non avrete molto altro da fare che aumentare la vostra coscienza delle cose con ogni mezzo a vostra disposizione, usando tutto ciò che vi si para davanti per migliorare e con tale miglioramento tentare di arrivare, o perlomeno di avvicinarvi, a dove volete. Mi auguro di aver dato uno spunto interessante, utile a far capire chi, conoscendo poco l'argomento, tende a far confusione. Ringrazio tutti coloro che ci seguono, che si siano iscritti e che ci pongono domande. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che in totale libertà hanno deciso di sostenere il nostro canale abbonandosi o in altri modi. Grazie infinite a tutti voi per la fiducia che ci dimostrate. Buona pratica a tutti!